Se cercate un rugged phone praticamente indistruttibile, antipolvere, anticaduta e anche impermeabile, che faccia buone foto e che abbia un prezzo non superiore ai 100 euro, allora questo Ottawa T7 è lo smartphone che fa per voi. Perfetto per chi lavora all'aperto o ha degli hobby molto estremi, e se per motivi di sicurezza o di temperatura siete obbligati a utilizzare dei guanti molto spessi, vi informo che lo schermo di questo smartphone è progettato appunto per questo, perché al suo interno hanno inserito la funzione modalità guanto, e visto che voi siete un pubblico molto esigente, andremo a testarli con questi bellissimi guanti da cucina, e se riuscirò a digitare con questo guantone direi che il cellulare avrà superato pienamente il test. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo a vedere cosa hanno inserito nella dotazione base. Ovviamente non può mancare il nostro super rugged phone, che dopo andremo a analizzare nel dettaglio. Una comodissima e utilissima pellicola protettiva per proteggere ulteriormente il vetro del nostro smartphone. Continuiamo con l'unboxing. Sotto questo vano troverete un cavo di alimentazione dotato di slot di tipo C, il kit per l'installazione della pellicola, la mini chiavetta per la nano SIM, il libretto delle istruzioni, e vi informo anche che è presente anche la lingua italiana. E ultimo ma non per importanza, l'alimentatore dotato di slot USB. In conclusione, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Andiamo a analizzare il telaio partendo dalla resistenza. Guardate, posso stare qua anche delle ore. È da 2 minuti che ci sto passando sopra con questo peso da 10 kg. Andiamo a vedere se lo schermo è rimasto integro. Guardate, neanche un graffio, e anche nella parte posteriore e nella zona di telecamere non si è fatto praticamente niente, ed è normale perché, come dicevo durante l'introduzione, questo modello è un super rugged phone che ha superato i 3 test più severi militari, l'IP68, l'IP69K e il temutissimo MTD810H, che lo rendono impermeabile, antipolvere, anticaduta e antigraffio. Approfondendo il telaio con la lente di ingrandimento, vi dico subito che adoro tantissimo questa texture simil carbonio, è veramente ben curata e soprattutto ha un ottimo grip. Anche i lati sono veramente ben curati con alcuni componenti metallo, che a parer mio gli danno veramente un aspetto super aggressive. Analizzando lato per lato, nel lato di sinistra troviamo lo slot per il nano SIM. Questo modello tra l'altro è doppio slot, potete inserire 2 nano SIM in contemporanea, oppure al posto di una delle 2 potete espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. Sempre su questo lato è presente il regolatore del volume. Nella parte inferiore troviamo lo speaker, il microfono, e ben protetto da questo gommino protettivo troviamo anche lo slot di ricarica di tipo C. E per finire nel lato di destra troviamo il tasto d'accensione. Vi informo però che non è presente in questo dispositivo il sensore di impronte digitali. Concludo con le fotocamere. Nella parte frontale abbiamo la selfie camera da 8 megapixel e nel lato posteriore troviamo la luce flash a LED e la telecamera principale da 21 megapixel. Tanto che si accende gli do altre sberle, chissà se arriverà vivo alla fine della recensione, spero di sì. Eccoci qua nell'home page, vi informo che questo rugged phone è dotato di Android 13. Andiamo a fare un test di navigazione e direi che per il suo prezzo tutto sommato va anche abbastanza veloce. Considerate infatti che questo smartphone viene venduto a poco più di 100 euro. Andiamo a fare una prova, prendo un articolo a caso, direi questo qui, andiamo a accettare i soliti cookie rompipalle. Anche qui devo dire che va abbastanza veloce. Andiamo a vedere di aprire una foto, guardate anche qui la velocità, direi che ci siamo. Facciamo anche l'ultimo test dell'evidenziazione, ma direi che la prova l'ha superata perfettamente. Andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le classiche impostazioni di Android, Wi-Fi, Bluetooth, GPS eccetera eccetera. Per quanto riguarda la batteria, questo Ottawa T7 è dotato di una batteria a litio non removibile da 6280 mAh. Questo dato mi ha molto sorpreso perché nonostante abbia una batteria superiore ai 6000 mAh sono riusciti incredibilmente a tenerle compatte. Guardate, è più piccolo del mio dito ed essendo un rugged phone è veramente tanta roba. Comunque andando a approfondire, ha un'altezza di 174 mm, una larghezza di 82, uno spessore di 11 per un peso totale di 310 grammi. Continuando con le impostazioni, come spazio di archiviazione abbiamo 128 GB di memoria e 4 GB di RAM, che possono sembrare pochi, ma non vi spaventate perché in questo device potete espandere la memoria andando proprio a cliccare la funzione espansione di memoria. Vi basterà flegare questo cerchietto e potete espandere la memoria di 1, 2 o 4 GB. Io l'ho già aumentata al massimo raggiungendo un totale di ben 8 GB di RAM.
Per quanto riguarda le prestazioni, sono andato a testare questo processore octa-core Mediatek 8788 con tantissimi giochi 3D come Mario Kart, Jurassic World e Modern Strike, e devo dire che nonostante sia un rugged phone di fascia economica non se l'è cavata affatto male, e tra l'altro ha riscaldato molto ma molto meno rispetto ad altri smartphone di fascia superiore. La velocità nei caricamenti è più che sufficiente e anche se ho giocato con qualche applicazione aperta non ho riscontrato grossi lag o rallentamenti. Concludo questo breve tour delle impostazioni con la sicurezza. Come avevo già anticipato, questo smartphone non è presente di sensore di impronta digitale, però è presente il sensore di sblocco facciale. Lo vado a testare subito, mettiamo in stand-by il telefono, vediamo se mi riconosce subito, e mi ha riconosciuto. Proviamo altri 2-3 tentativi, vediamo, 2 su 2, facciamo anche l'ultimo a vedere se mi riconosce, e 3 su 3. Direi che come sensore ci sta. E ora andiamo a fare tutti i test a partire dal test del display. Chi mi conosce sa che utilizzo sempre il video della Costa Rica. Adesso lo vado a posizionare in 16 noni e andiamo a analizzare. Monta un display IPS da 6,52 pollici HD+, risoluzione 720x1600 pixel, 60 Hz di refresh rate a 265 ppi. Per quanto riguarda le mie considerazioni, ovviamente è un display normalissimo di fascia economica, ma quello che deve stupire di questo schermo è la resistenza, che è nettamente superiore alla maggior parte degli smartphone che sono attualmente presenti sul mercato. Andiamo a fare anche la prova dell'audio, visto che sono già su YouTube. Vado ad aumentare il volume. L'audio è un monospeaker situato nella parte inferiore. La qualità non sarà il massimo, ma devo dire che è veramente molto potente. Sentite dalla telecamera. Audio perfetto per chi utilizza lo smartphone in un ambiente di lavoro molto rumoroso. Non avrete più paura di non sentire una chiamata anche tra i rumori più pesanti. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere dei video e delle foto che ho scattato direttamente da questo T7. Devo dire che le foto sono andate oltre le mie aspettative, perché ricordatevi che questo rugged phone costa solamente 100 euro, per cui nella mia esperienza da recensore ho fatto veramente fatica a trovare una fotocamera migliore su un cellulare di questa fascia di prezzo. Andiamo a attivare la modalità guanto. Per fare ciò vi basterà cliccare su Smart Assistant, scendere fino in fondo, troverete l'opzione Glove Mode, cliccate e flegate il tastino, fate clic su OK e ora siamo pronti e proviamo a navigare. Oh mio Dio, guardate! Sta andando col guanto da cucina! Provo anche ad andare a scegliere un'app, proviamo a tornare su YouTube. Mamma mia, ho veramente la pelle d'oca. Per cui in pratica questo smartphone lo potete utilizzare in inverno con i guanti, o se fate un lavoro pericoloso che dovete utilizzare dei guanti molto pesanti, con questo smartphone non avrete nessun tipo di problema. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se anche voi come me siete rimasti stupiti da questo cellulare, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Dal T7 dal guanto da cucina è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!